Dal 1 cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Amici di Radio Rossonera, è giovedì 18 settembre del 2025. Ben ritrovati a tutti. Buon giovedì di Champions League, Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. No, non è di Champions League. Sì, non per noi. Vabbè, insomma, per definizione. Dall'altra parte del vetro in regia c'è il buon Morgan. Oggi non c'è Enrico Bogliani, quindi festa totale, come dicevano. Ma hai preso il vizio? Sì, con la coda, sì. Il problema è che se me ne tolgo anch'io siamo finiti. Vabbè. Infatti tu non te le togli. Sì. Quindi dal senza giacca al senza cuffia. Tutto a posto, Bea? Sì. Sei meglio senza cuffia? Sì. E allora decisamente. Senza cuffia. Va bene. Vuoi che faccia partire un sondaggio? No. No, grazie. Dai, partiamo perché abbiamo 13 grafiche, un sacco di cose da dire, sia di campo che di proprietà, che di società, che di stadio. Veramente c'è tutto il mare magnum in un'oretta da andare a sviscerare, quindi dobbiamo partire subito. Bietti, ti scrivono, sai, dei colori del Napoli. Sì, mi hanno scritto anche del sono della Lazio, ma giusto, per il derby. Come vi dico sempre, qui dentro non mi posso vestire di rosso-nero perché se lo sfondo è rosso io fluttuo, quindi... Perché sennò ti vestiresti di rosso-nero? E comunque nella vita esistono anche altri colori. No. Nella vita, non nella vita calcistica, nella vita. Anche un po' del City, è vero, più del City forse. Il City proprio no, grazie. Sei un po' una Citizens, No. A proposito di Premier League, fa gli anni chi in Premier League ci ha giocato, ovvero Christian Pulisic, ne fa 27. 27. Quindi tanti auguri a Christian, il suo terzo compleanno qui con la maglia del Milan, si appresta a giocare la sua terza stagione. Uno di quelli che nettamente è stato più impattante nelle ultime 2 stagioni, senza se e senza ma, si appresta a riprendersi, no, non so come dire. Riprendersi è una parola grossa. Ritornare a essere titolare di questa squadra, dopo qualche vicissitudine fisica. Sì, l'abbiamo visto, nonostante Max Allegri in conferenza avesse detto non c'è nessun problema alla mano, però la fasciatura alla mano l'aveva a Milan-Bologna, però non gli ha impedito di giocare, di entrare bene, e vediamo se sarà titolare a Udine. Penso di sì. Ma non mi spoilerare tutto. Io con Allegri so che i titolari sicuri sono dietro. Davanti mi tengo sempre un piccolo dubbio.
Ma tutta sta gente che chiede di dov'è Boiani, ma dove sono queste vedove di Boiani? Hai visto? Perché pensano tutti Amanti che dell'orrido, perché quindi. pensano No, tutti scherzo, che povero Harry sia già a casa per FIFA. No, Harry sta lavorando. No, Poi stasera, presumo, quando avrà finito di lavorare, e allora cadrà nella sua bolla, proprio bolla, cioè non credo che lo sentiremo per ore. Ok, va bene. Detto ciò, grafica numero 2, ha parlato Pippo Inzaghi, Sì, che allenatore del Palermo. Sai che non mi entra in testa? l'allenatore del Palermo. E No, l'altro non giorno hai del sbagliato Palermo. anche l'allenatore del Pisa. Ma perché non so perché la mia testa è rimasta settata che lui è a Pisa e non mi entra in testa che ci sia Girardino. Sì. Leggo io? Sì, stavo per dire una cattiveria mostruosa. Ogni tanto Vabbè. riguardo la doppietta d'Atene. Per 10 notti di fila mi svegliavo convinto di dover ancora giocare quella partita. Ho avuto la fortuna di condividere il campo con tanti campioni straordinari. Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Seedorf. Ma se devo sceglierne uno dico Kakà, perché è stato davvero speciale. Con lui abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Anche Sheva era formidabile. E con Ibra abbiamo formato una grande coppia. Nesta e Maldini, per fortuna, sono diventati miei compagni. Eh sì, perché se fossero stati i suoi avversari, forse la sua vita calcistica sarebbe stata un po' più complessa. Su Ricky, in realtà ci ha non giocato posso contro, che... quindi Sì, lo sa. però diciamo che ci ha giocato più con. Mm. Su Ricky sono d'accordo, se devo scegliere anch'io. Però si era capita, diciamo, dai, questo feeling tra loro due, soprattutto nella parte finale. Però insomma abbiamo deciso di inserire questa grafica per dare un po' di Di? Milan. No, di? Milan. No, di? Non lo so, No, io dico no. Milan. Ah, di Champions, Champions sì, League, di Champions. brava, Ma tanto Bea. la Champions non... Ieri avevamo Kakà che ha chiamato la grafica Champions. Oggi c'è Pippo che chiama la grafica numero 3, Morgan. La Champions. Abbiamo detto... No, che aura. Venga, aura. Mannaggia, Aura sta parola cosa? ve la buco. Eh? Ma cosa, Aura? No, chiama Aura. Invece no, chiama Champions. Ah, beh, su Ricky e Pippo Aura ci sta, cioè lo usiamo per cose molto più scarse. Ieri la seconda giornata della prima giornata, scusate il gioco di parole ma ci siamo capiti, con lo 0-0 tra Olympiacos e Pafos, sarà stato pieno e denso di emozioni, non lo so onestamente. Slavia Praga Bodo Glimt 2-2, Ajax Inter 0-2. Doppietta di Thuram. Quindi Dopo che è stato bacchettato perché ha riso troppo dopo il gol al Juventus Stadium della Juve. Bayern Monaco Chelsea 3-1. Attenzione, il Chelsea campione del mondo che parte male in Champions League. Il Liverpool è stato avanti quasi tutta la gara 2-0. Alla fine... Poi 2-2 e alla fine è riuscito comunque a spuntarla 3-2 con Llorente protagonista. Llorente che in effetti ho visto si sta reincarnando in quel di mannaggia, come si chiama il Cacia? Furlan. Ah, Il Cacia Furlan. Vabbè, l'ultima è una tramvata. Paris Saint-Germain che ha stravinto. io non so, Ha vinto l'Atalanta, ben più del 4-0. Io non capisco perché per Cassi abbia preso cioè per me il mio dubbio della stagione è perché per Cassi ha scelto Juric, cioè io non l'ho ancora capito. Considerando le ultime stagioni di Juric, cioè con tutto il rispetto per Juric, per carità, è un allenatore normale, però cioè pensare di prendere Juric dopo Gasp che ha fatto la storia dell'Atalanta, boh. Probabilmente Allora. avrebbe fatto fatica, non dico chiunque, però la probabilità di fare male comunque era alta. Però no, onestamente, boh. Ma guarda, in questo momento storico, se il Paris Saint-Germain ti prende in giornata, rischi di uscire a 4-5-0 quasi tutti. Ma veramente quasi tutti, qualcun altro lo sa che ha perso 5-0. Insomma, in questo momento storico è una questione proprio, diciamo così, di attualità. Ecco, può capitare veramente a tutti, non è una questione. L'Atalanta, poi in un discorso un pochino più generale, sì, se la sta andando un po' a cercare. Già sostituire Gasper è un'impresa. Ma ripeto, cioè, già sostituire Gasperini dopo quello che ha fatto per l'Atalanta e per Bergamo era difficile. Sarebbe stato molto difficile, a prescindere. Però proprio andare su Juric non riesco a capire. Oggi
i nostri cugini del Club Rouge con il Monaco, Copenaghen Leverkusen, Eintracht Francoforte e Galatasaray. L'altro ci scriveva con un ragazzo in chat, Tiziano, ciao, che non è abbonato, Tiziano, male. Cosa fai senza l'abbonamento? Cioè, gli ultimi 4 messaggi, cioè, è un disastro tra Angelo Colucci, Infatti, Riccardo inizierò a fare la Pepe, chat solo Epicalcio, abbonati. Travis Cottex, che Cosa? Marco, a noi, che però scrive mettete like, che non sono abbonati nessuno. Mannaggia. Ma aspetto anche Gianmanuel, che ha quel badge perché glielo regalano sempre, ha questa fortuna ed è sempre qui. Prossimo mese voglio vedere se rinnova, ti bado. City col Napoli, Newcastle Barça e Sporting Leverkusen Kairat. Queste sono le partite di questa sera. C'è un ragazzo che ci scriveva: parliamo di Milan, Christian. Peraltro non sei neanche abbonato. Vuoi parlare di Milan? Beccati la grafica numero 4. Morgan, mettimela pure. Perché ha parlato il presidente del Milan. Visto che ci tenevi così tanto di parlare di Milan. Non ho ancora letto la delibera. Ma in che senso? Possiamo chiamarlo Scaroni e basta, invece. Ma in che senso? Appunto. Vabbè, sono tante pagine. È come quelli che gli dicono devi leggere un romanzo da 1000 pagine. No, sono un po' Come tante. se tu presenti un libro, cioè sei il presentatore di una presentazione di un libro e dici guarda, io non ho ancora letto questo libro, però sono qui a presentarvelo. Ok. Ma è un passo avanti di un percorso iniziato tanti anni fa e che è quasi arrivato alla fine. Abbiamo un obiettivo, faremo a Milano, ho già sentita questa, lo stadio più bello d'Europa perché Milano lo merita, spenderemo un sacco di soldi, sarà un grande stadio che renderà orgogliosi tutti i milanesi. Ma non tentennare, cioè l'ha detto lui, cioè, non è che ci stai pensando, ce l'ha detto. Non tentennare sulle parole. No, ma non è che Capisco tentenno. che sia complesso, ogni volta è complesso però. Vabbè, parliamo un po' più approfonditamente di stadio, va, che è meglio. Mettimi No, ma pure la sai qual è grafica la 5, cosa? Morgan. Al di là di quello che ognuno pensa su Scaroni, ognuno è Pensavo libero di facessi uno stadio pensare brutto. ciò che vuole, ma è che proprio ogni volta che parla di queste cose ti dà l'idea Sì, Morgan. di non sapere quasi niente. Cioè, al di là di quello che ognuno pensa su Scaroni, ognuno è libero di pensare ciò che vuole, per carità, ma è che proprio ti dà l'idea di sapere in maniera proprio non approssimativa, anche di più. Quando invece dovrebbe essere il nostro responsabile dello stadio, no? In teoria. A proposito di stadio, qualche stralcio dalla delibera. Il prezzo di vendita è pari a 197 milioni, un sacco di soldi. 0,75 590 euro. 73 saranno versati subito al Comune di Milano alla sottoscrizione del contratto, la restante parte sarà rateizzata e garantita da apposite fiduciarie bancarie e assicurative. Ovviamente, lo ripetiamo, è uno stadio condiviso, quindi morale, tutto è a metà. A carico delle società alcuni obblighi, tra cui quello di mantenere il controllo sulla parte acquirente per un periodo di 15 anni dall'atto di vendita e di garantire i requisiti di onorabilità di eventuali nuovi soci. Ora mi fermo un secondo sulla questione perché stiamo passando un po' in sordina la questione dello stadio in sé per sé. Cioè ci stiamo un po' dimenticando che non stiamo facendo, che so, non stiamo comprando una mezzala che se va bene, bene. Se va male l'anno prossimo la vendo O la mandi in prestito. o la mando in prestito e chi si è visto, magari c'è un altro che gioca al posto suo e pazienza. Cioè, stiamo, adesso poi ovviamente magari è una parola un po' troppo forte, ma stiamo realmente decidendo il futuro del Milan qua, adesso. Lo stadio cambia tantissimo del futuro e di che cos'è una società, ma basta guardarsi alle spalle. Il Milan a San Siro c'è rimasto svariati decenni su decenni Sì. su decenni. Fare uno stadio insieme all'Inter a San Siro, piuttosto che a San Donato da soli, piuttosto che da un'altra parte, piuttosto che, mi viene da pensare, visto che c'è, diciamo così, il vincolo a rimanere 15 anni, metti, che so, tra 2 anni arriva un arabo che so, impazzisce, vuole comprare il Milan. Si gira e dice, lo stadio,
si sta venendo su lo stadio condiviso con l'Inter a San Siro, ma io vorrei farlo da solo. Che si fa? Ma è quello il problema. Cioè non si sta parlando, come hai detto giustamente tu, di un giocatore o di altro. Cioè si sta parlando di un qualcosa che ti rimane, qualcosa che una volta che tu hai deciso che è così, cioè ti impegni in maniera importante economicamente, ma anche dal punto di vista temporale, cioè non è una cosa che finisce tra 5 anni. E poi lo stadio rimarrà ai milanisti di generazioni. Io non so se... non voglio mettere un peso ulteriore, è già una questione pesantissima. Però qui non è un capriccio. Mi piace di più a San Donato, mi piace di più a San Siro, mi piace di più da solo, in condivisione o quello che è. Qui si sta decidendo realmente un pezzettone dei prossimi decenni di Milan. Ma veramente. Il fatto che lo si stia facendo anche, qua metto io una parola, con una certa dose di pressapochismo, Sì, fa abbastanza rabbrividire. sono d'accordo. Perché fai veramente intuire che chi lo sta facendo in questo momento non sta pensando devo fare un qualcosa per questa società che valga la pena per i prossimi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anni di questa società che in questo momento possiedo, magari gestisco, decidete voi. È chiaro che chi sta facendo in questo momento non si vede né in un futuro di medio periodo né in un futuro di lungo periodo, ma si sta vedendo semplicemente in un futuro di piccolissimo periodo. E togliersi il dente. Non che eccedente, cercare di massimizzare al massimo Esatto. questa situazione per poi dire ragazzi, si è visto, è stato un piacere, io ho fatto quello che dovevo fare, mo fattacci vostri, San Siro in condivisione, questo è il nuovo proprietario, arrivederci. Beh, ma è come stanno gestendo il Milan in ogni lato, in ogni campo, ti porta a pensare a questo. C'è la massimizzazione dei guadagni, quindi non mi stupisce. Però, come hai detto tu, è un qualcosa di molto serio. A parte che io sono diffidente per natura, ma sono diffidente ancora di più qui, perché in tutti questi anni ne abbiamo viste veramente tante. Io che questa cosa si verifichi la devo vedere. Ma chiaro, stiamo parlando di una questione che in realtà sta andando avanti, non è arrivata, diciamo così, all'ultima curva. A proposito, finisco di leggere così torniamo in studio. C'è la possibilità di risolvere il contratto di vendita con riconsegna dei beni al comune dietro restituzione del corrispettivo versato, qualora non sussistano i presupposti di legge per l'avvio dei lavori, nei termini indicati dalla delibera. Morale, se, che ne so, viene fuori qualsiasi cosa, qualsiasi intoppo, che per i presupposti di legge non fanno partire i lavori, lo stadio torna al comune, il comune ridà indietro i soldi. La capienza è stata stabilita in almeno 70.000 posti, i costi di bonifica e il tunnel Patroclo sono di 36 milioni di euro, divisi in 22 milioni li mette il comune, 14 le società, quindi 22, 7, 7. Torniamo pure in studio, anche perché fino al 29... Ecco, il tunnel Patroclo è una delle cose che mi fa pensare che non si farà. Poi magari mi sbaglierò, però il tunnel Patroclo è una di quelle cose che mi fa proprio essere diffidente, perché è un qualcosa di veramente imponente, sia a livello di spesa, ma anche a livello proprio strutturale della strada, del quartiere, dei lavori. Alberto ci chiede, dovesse saltare tutto, pensate che farebbero San Donato e inventerebbero dell'altro? Grafica numero 6, Morgan. Questa possiamo tenerla anche di fianco, tanto non è troppo impastata di parole. Ci chiedono anche, anzi mi chiedono, Francesco, onestamente gli exit poll sul risultato del voto del Consiglio, cioè in questo momento dovete pensare che è diventata talmente una questione anche molto, molto politica. Ora forse ancora di più. Che spinte, c'è un po' di tutto in questo momento in moto. Okay. Rispondo a Gian Manuel che scrive: abbiamo vissuto decenni coi lavori dell'M4, non penso che un cantiere in più per il tunnel sposterebbe, diglielo a chi abita lì, perché io me lo ricordo.
No, ma è molto più impattante, ragazzi. No, ma era impattante anche non immaginando questo, quindi non voglio immaginare con quel lavoro, perché è un qualcosa di veramente imponente quel lavoro lì. Poi è ovvio che se investi i soldi per farlo, eccetera, si fa, però non è uno scherzo. E dipende se va bene a chi abita lì. Morale, San Donato, di cui abbiamo la proprietà dei terreni, perché in tutto questo noi i terreni li abbiamo comprati, l'accordo di programma era praticamente arrivato a 2/3, l'abbiamo congelato, in attesa di andare avanti e vedere cosa succede su San Siro, è ancora congelabile per 2 o 3 mesi, non di più, ma è finito il tempo del piede in due scarpe. Nel senso che se l'iter di San Siro prosegue fino al Rogito e il Rogito va fatto entro questo autunno, se no, come sapete, scatta il vincolo a novembre e quindi San Siro non si tocca più. Quindi adesso l'ultima settimana di settembre c'è il consiglio comunale che decide sì, no, boh, forse. Se decide sì, si dovrebbe andare al Rogito in autunno, quindi nel mese di ottobre, perché altrimenti a novembre scatta il vincolo e lì finisce tutta la festa. Ma se si va al Rogito, finisce la festa di là, perché ovviamente Giustamente. l'accordo di programma che Regione Lombardia ha deciso di congelare e ha accettato di congelare lo fa saltare, Chiaro. perché non è che ti dice buona così, lì fai uno stadio e mentre sì, in teoria avresti un progetto per lo stadio, lasciamolo lì ancora un po' congelato. No, non succederà. Questo ve lo posso mettere per iscritto. Se si arriva al Rogito, contestualmente l'accordo di programma per lo stadio di proprietà del Milan, quello da 70.000 posti, stazione nuova, parcheggi, svincolo autostradale, eccetera, eccetera, per lo stadio da 70.000 posti, automaticamente salta. Per rimettere in piedi tutto questo, nel caso, servirebbero altri, perché si ricomincerebbe da 0, 18-24 mesi. Più l'iter. Oltre i 2 anni, quindi. Oltre 2 anni. Il futuro dell'area è in sospeso. Ci sarà un CDA, ad esempio, del Milan, che magari deciderà anche su questo nei prossimi giorni. A proposito di questo, ci sono varie idee che devono passare al vaglio anche del CDA stesso del Milan. Campi di allenamento, giovanili, una mini arena da 18-20 mila posti per fare anche altro, eccetera, eccetera, eccetera. Problema che a giugno 2027, ergo in inverno 2027, perché 6 mesi dietro, finisce la legislatura attuale a San Donato. Quindi il sindaco e l'attuale giunta rimettono il mandato e si va alle elezioni, chiaramente, per il nuovo sindaco. Quindi già intorno a dicembre-gennaio le questioni comunali si congelano, viene fatta, diciamo così, la ordinaria amministrazione o poco più, ma questioni così grosse e impattanti Sì. non vengono più fatte. Chiaro. Si rimanda alla legislatura successiva o comunque al prossimo sindaco. Quindi capite bene che vuol dire che l'inverno 26-27, ergo un anno. Ti giro la domanda di Luca, ma quindi oggi San Siro può essere abbattuto completamente e rifatto? Quasi tutto. E la domanda di un altro ascoltatore La maggior parte. di inizio trasmissione che ci chiede nel mentre dove giocherebbe il Milan e l'Inter. Ma allora, onestamente penso e spero, se non ricordo male, è che si riesca a finire in tempo lo stadio di fianco per poter poi abbattere San Siro. Morale, mentre c'è la costruzione di uno, si gioca di là, In 6 giorni partita. però è ancora abbastanza in divenire. la questione. A me la cosa che, per carità, No, non aperto. io sogno in grande, no? Perché io spero che prima o poi questa società torni nelle mani di una proprietà degna di questa società e colori. Ma se tra un anno arriva un proprietario vero che vuole fare del Milan qualcosa di nuovo grande, non bivacchiare tra il quarto e il quinto posto, e mette lo sport al centro, no?
sappiamo che nel 2025 avere uno stadio di proprietà è fondamentale per poter avere un progetto di livello alto, no? Arriva un proprietario X che non vuole condividere lo stadio con l'Inter, perché vuole che il Milan abbia il proprio stadio sempre rosso-nero, che non cambia ogni 3 giorni il tutto, e vuole gli introiti di uno stadio suo, giustamente. Cosa fai? Beh, prima di tutto devi capire... Perché potrebbe succedere, io mi auguro che succeda questo al Milan. Beh, per 15 anni abbiamo visto difficile, molto difficile. Peraltro devi metterti d'accordo neanche col Comune di Milano a quel punto, ma con l'Inter. Esatto. Perché tu cosa fai? Li lasci l'affitto? Appunto. Sì, è per quello che ti dico, guarda che la stiamo valutando come quasi un fastidio quando ne parliamo tra una partita e l'altra. Ma guardate che non è una roba così. Già la sta trattando la società purtroppo come una questione dove che si va, non ti dico che è lo stesso, però abbiamo visto che abbiamo cambiato idea 4 volte nel giro degli ultimi 2 anni. Almeno, tra virgolette, noi diamogli un po' di importanza, ma perché impatta veramente tanto sul futuro di una squadra. Va bene, parliamo di campo? Parliamo di campo. La prossima grafica non so se è meglio o peggio dello stadio. La 7, Morgan. È arrivata la designazione arbitrale, o meglio, ieri è arrivata. È un arbitro di esperienza, visto quante volte ci ha arbitrato, direi molta esperienza. Sono 26, 6, 32? Sì. Sì, abbiamo, come vedete, l'arbitro doveri, 8 vittorie con l'Udinese e 18 con il Milan, 9 pareggi con l'Udinese e 8 con il Milan, 9 sconfitte con l'Udinese e 6 con il Milan. Al VAR, Maresca, sempre lui, e Meraviglia. Sì, è un arbitro di esperienza, un grande classico quando... sì, un grande classico quando vieni da una partita in cui ne hai visti di tutti i colori a livello arbitrale, la volta dopo mandi un arbitro d'esperienza e diciamo usato sicuro. Non sempre succede, ma frequentemente. È l'arbitro del nostro ultimo scudetto, come giustamente ci ricorda Luca, di Sassuolo-Milan, ma lì poteva anche venire Lobello, pace esatto, all'anima avremmo sua, vinto che avremmo vinto comunque. Che dire, Bea, del resto? Ma è Ci stata scrivono una da casa, ha una grande esperienza infatti di trolley, non so se te lo ricordi. Sì. Mi ha fatto un po' ridere il messaggio di Diego, ma Però ragazzi, andiamo avanti. io Tanto... posso aprire una parentesi? Allora, io non mi sarei fatta vedere con quel trolley, ok? Però io lo dico anche per quello che si legge in giro, anche su colleghi, cioè se si fa questo lavoro, che può essere il giornalista, l'arbitro, l'allenatore, il preparatore atletico, si è tifosi di una squadra, cioè sempre. Cioè non esiste il personaggio che fa giornalista, l'arbitro, asettico. Poi che ve lo vengono a raccontare è un altro discorso, ma non esiste la persona che lavora nel mondo del calcio e che non ha tifato niente. Poi c'è modo e modo nel mostrare questo tifo. Ecco, sicuramente non mi sarei fatta vedere col trolley di una squadra, come eviterei altre cose. Però non esiste per me il personaggio calcistico che non ha mai tifato niente nella sua vita. Ma certo, cosa perché fai, ti appassioni di uno sport? non ti avvicini nemmeno. Ma Ecco. certo, esatto, Trevis, forza Watford nel caso. Però, ripeto, Grafica 8. avrei evitato oggetti di abbigliamento e accessoristica. Vabbè, sono piccoli cadeau. Soprattutto nel 2025 dove c'è o un telefono o ti vede. Sì. Ah, al VAR c'è meraviglia, ci scrivono da casa che era il VAR della finale di Coppa Italia. Ma quante ne sapete sugli arbitri? Cioè, ma quante ne sapete? Solo per me è proprio una roba che non mi interessa. Fai male, beh, fai male. Ma perché non... Siamo in Italia. Lo so, però non si vive troppo male sta cosa degli arbitri. Poi se succedono cose come quella di domenica ne parli per forza. Allora, quella di domenica. Però non... Parlo per me, mi girano. Ma la sistematicità del 2005 e del 2006... quella ti faceva andare fuori di testa. Però io posso dire una cosa, anche se è legato a una cosa bella, io che doveri
era l'arbitro di Sassuolo-Milan, io non me lo ricordavo. Ah, io sì, ma Io no. perché era un bel ricordo. No, ma perché mi ricordo per me lui che proprio fischia alla fine. Cioè, non per me l'arbitro è una cosa utile, di regola, però cioè, non sono appassionata al tema, ecco. Morgan, mettimi pure la scheda dell'Udinese, la grafica numero 8, iniziamo a parlare un po' della partita, visto che ragazzi, 2 giorni e sei in campo. Però prima di parlare della partita ci sono da fare dei ringraziamenti. Dimmi. Che tu ti dimentichi. Francesco Borghi, abbonato con noi da ben 36 mesi, ci scrive: grazie a Radio Rossonera per questi 3 anni. Tra parentesi, stadio da soli, magari. Mentre Tiziano è una new entry e infatti gli diamo il benvenuto tra i migliori. Ce l'hai fatta, grande Tiziano. Grazie mille. E Jimmy, che invece è un habitué e infatti è abbonato da ben 24 mesi, quindi festeggia oggi 2 anni, e ci scrive: il vincolo sul secondo anello non è il 25-11-25? Sì, confermo, a novembre scatta il vincolo sul secondo anello. Al di là del fatto che ci siano già dei comitati che stanno battagliando per dimostrare che era ben precedente di novembre e che quindi sarebbe già praticamente in essere, ma male che vada, la sovrintendenza si è già espressa, a novembre in un modo o nell'altro o si rogita e quindi le proprietà dello stadio sono Milan e Inter e quindi a quel punto possono toccare San Siro, quindi abbatterne 3/4 per fare gli annessi e connessi, quindi negozi, bla 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 bla, oppure da novembre non si tocca più. Ok. Con un vincolo. L'Udinese è davanti a noi in classifica, Bea. Sì. Perché ha 2 vittorie e un pareggio, è davanti a noi di un punto. Il punto che fa la differenza è quello della prima giornata, il pareggio contro il Verona. Dopodiché le ultime 2 come noi le ha vinte. Una, la prima in casa dell'Inter, mi pare. Era l'Inter, giusto? Inter-Udinese. Ah, bravi. E la vittoria in casa del Pisa, quindi ha battuto 2 nerazzurre. Sì. Bravi. Da tenere d'occhio abbiamo messo Attà e Davis. Scusa, salute. quando dici nerazzurro. Lo so, c'è l'allergia. Attà e Davis, ma non solo. Insomma, è una squadra parecchio interessante, soprattutto in questo periodo dell'anno. Poi magari tra 2 mesi, 3 mesi. Anche l'anno scorso, l'Udinese l'anno scorso addirittura, se non ricordo male, era diventata prima. Non vorrei dire una cavolata. Ma è una squadra che nei primi 2 mesi, 3 mesi dell'anno performa molto bene. È una squadra molto fisica e diciamo che ha iniziato col piede giusto inaspettatamente, perché io non mi aspettavo che iniziasse così senza una sconfitta. Però come hai detto tu è una squadra che soprattutto all'inizio macina. Ovviamente la vittoria più salta più all'occhio quella con l'Inter, senza nulla togliere al Pisa, però giustamente è molto più semplice vincere a Pisa che a Milano. Però sono riusciti io l'ho vista la partita con l'Inter, sono riusciti a gestire anche i momenti della partita molto bene. Cioè quando l'Inter ha fatto il più, loro sono riusciti poi a trovare il gol. Quindi è questo che un po' mi spaventa. Siccome noi nelle ultime partite siamo riusciti a tenere la gara ferma sullo 0-0, no? E poi alla fine con la zampata l'abbiamo vinta, bisogna anche essere bravi con loro a non farsi cogliere, perché se prendi gol dall'Udinese puoi farne 2, non lo so, magari poi ne facciamo 4, mi auguro, però mi sembra una squadra in questo momento ben strutturata anche dal punto di vista difensivo. A proposito di questo, adesso parliamo della difesa dell'Udinese e dei componenti della difesa dell'Udinese. Noi li abbiamo messi da tenere d'occhio, abbiamo messo Attà e Davis. A me non ne verrà Davis, a me piace molto Attà, magari non tanto per il Milan, però mi pare un giocatore molto interessante della nostra Serie A, come altri dell'Udinese, ce ne sono alcuni parecchi interessanti, poi possono sbocciare come no, però come detto, se il calendario ci avesse regalato l'Udinese a novembre sarei stato più contento. Però pace. Però appunto sappiamo che è una partita complessa, penso che lo sappiano anche a Milanello, lo sa anche Allegri, e quindi è forse la prima vera prova, no? Con tutto il rispetto per Cremonese-Lecce, il Bologna è stata una partita gestita molto bene,
A me onestamente il Bologna un po' ha deluso a San Siro. Non perché, cioè non sto dicendo che abbiamo vinto perché loro hanno deluso, però ecco, non ho visto tutto questo Bologna speciale, ecco. Però questa è una partita in cui sono curiosa di vedere come la gestirà il Milan. Stavo guardando che l'Udinese ha esattamente i nostri gol subiti. 2. Noi nella prima giornata abbiamo preso 2 alla Cremonese, poi stop. Loro ne hanno preso uno alla prima dal Verona e uno alla seconda dall'Inter. Io ogni tanto penso alla settimana. Due difese toste. Io ogni tanto penso alla settimana a Milanello dopo i 2 gol presi dalla Cremonese, Massimiliano Allegri. Cioè mi sarebbe piaciuto, cioè proprio non lo so, secondo me qualcosa di grosso a Milanello è successo. Ogni tanto c'è, cioè perché proprio Max Allegri che prende 2 gol dalla Cremonese, non sto dicendo che hanno discusso, però secondo me si è fatto sentire. Sì, penso proprio per una questione molto statistica, nel senso. Ovviamente nessuno se lo aspettava, nemmeno lui. No. Stavo guardando gli XG, giusto per farci un'idea. Il Verona con l'Udinese ha avuto XG 0,46, 0,56 anzi, scusate. Niente di speciale. Sono interessato a quelli dell'Inter, che non ha fatto una partita straordinaria. Infatti un par di cionfoli. Aveva l'XG a 1,97. Che si è mangiata l'Inter allora? Dove li ha Per persi? quello ti dico che loro sono stati molto bravi a gestire momenti della partita complessi. No, per avere 1,97, di cui uno è un gol, ok, ma gli altri non mi ricordo di tutti questi milioni di se non pericoli. ti ricordi andiamo avanti. Probabile dell'Udinese allora. Morgan, vediamo la probabile formazione dell'Udinese. Nessuno sottolinea il lavoro di Runjaic. Ti piace? Beh, non sta facendo male. Solido. Sì, diciamo che sembra meglio quest'anno che l'anno scorso. Questo sì. Però io sono sempre un po'... Cioè io sono sempre un po' diffidente verso l'inizio di campionato in tutte le squadre, è un po' presto, cioè io già sento parlare di chi è l'antinapoli, ho bisogno di vedere di più per pronunciarmi su delle cose del genere, cioè è un po' presto. Sava, Bertola, Christensen e Solé sono portiere e i 3 dietro dell'Udinese, e 2 su 3 adesso li andiamo a raccontare, anche perché possibili operazioni di mercato per il prossimo futuro. Karlstrom davanti alla difesa con Piotrowski e Attà le 2 mezzali, Zemura e Ezibue sugli esterni, con Zanoli pronto nel caso a entrare in ballottaggio con Ezibue. Iker Bravo, che quest'anno, complice qualche infortunio di quelli che c'erano l'anno scorso, complice il fatto che sta diventando più grande, si è preso un po' i gradi della titolarità. E poi Davis davanti in attesa di Buxa, che poi in realtà è il vero sostituto anche fisico di Lucca. Questa è la formazione dell'Udinese. Come sempre un grande cliché dell'Udinese: forte fisicamente, solida, concede poco, squadra rognosa, ti fa giocare poco, tempo effettivo basso, eccetera eccetera eccetera. Partite toste, se le sblocchi bene, Per se no me devi costringerli a fare gol. Cioè devi mettere la partita nella condizione che l'Udinese debba fare gol. Perché altrimenti se la lasci per me se la lasci sullo 0-0, questa rischi. Cioè io vorrei vedere un Milan che non la sblocca al 60° o 70°. Io sarei più tranquilla se la sbloccassimo, non dico subito, ma presto. E allora li costringi, anche perché giocano in casa, a spingersi un po' in avanti. Altrimenti... non è facile. Christian ci scrive che siamo reduci da matrimonio. Beh, in effetti tu in bianco-azzurro, io in azzurro e bianco, sembriamo un po' da cerimonia. Perché sono ancora tempi estivi a Milano. Fai il regalo dopo 2 per settimane la di cerimonia, pioggia. Christian, abbonati, non sei abbonato. A proposito di regali, Christian, è arrivato Carlo che ci fa un saluto e ci dona 12 euro e scrive: Bea Simo, un saluto. Ciao Carlo. Ciao Carlo.
Grazie sì. mille. Carlo, grazie per la donazione, Non per il sono- saluto, per l'abbonamento, per tutto, care cose. Non sono della Lazio. Anche perché la mia maglia è bianca, verde, rossa. Non si vede da casa, però. Settimana del derby, la senti quindi, Bea? A parte che io tra Lazio e Roma, mi spiace, ma sono una lupacchiotta. No! Tra le due sì, ma tutti abbiamo una preferenza. Sì, tra le due Scusa, nettamente, cioè tra visto che Juve gli e altri Toro sono al derby pure... della Mole, cosa preferiamo? Il Anche Toro. perché la Lazio è mezza gemellata con gli altri. Vediamo la probabile del Milan, Morgan, dai. Scusate, ho visto Oggi un messaggio. Beatrice Sarri. Beatrice Sarri, molto bella. in Grazie effetti. Andrea Biondi, anche se non sei abbonato. E in effetti, Andrea, non sei abbonato, però Avrei battuta preferito molto questa bella. battuta con di fianco il diavoletto. Andrea, infatti, perché hai perso l'abbonamento? Adesso faccio 20 minuti così. Andrea, perché hai perso l'abbonamento? Abbonati. Mannaggia. Terracciano in porta? Sì, il rischio è proprio quello. Tra l'altro non ci sta mai nella grafica Terracciano, dramma. Sì. Noi abbiamo questa cosa che facciamo i secondi portieri che non stanno in grafica. L'anno scorso era Sportiello, quest'anno la Tarusanu. Tomori a destra, Gabbia in mezzo e De Winter, visto che Pavlovic ancora... Oggi cosa è successo con Pavlovic? Aggiornami perché... No, oggi ancora non abbiamo reso conti. Se ci sono vi avviso. Perché Ok. l'allenamento era al pomeriggio. Ok, grazie mille. Salmacher a destra e Stupinian a sinistra, Rabiot e Loftus-Cheek o Fofana in mezzo insieme a Luka Modric, Pulisic e uno tra i Menez in Kunku. Bea, te gusta? Vi gusta a casa? Fareste qualche cambio? Avrei provato Ricci, Mm. visto come è entrato col Bologna, e io avrei provato Ricci per Al dare posto un po' di? di... Entrambi, Loftus-Cheek e Fofana. Sì, uno dei due. Quindi non magari, che so, prudenti tipo Bologna con Loftus. Però hai già Rabiot che comunque la fase difensiva te la fa, Sì, sì, se hai certo. bisogno. Cioè non è che stiamo parlando di giocatore a centrocampo che non ti fa la fase difensiva. A parte che Modric non è che si tira indietro, Mm. Cioè nonostante sia un nostro pensiero aiutarlo nella fase difensiva, perché fisicamente... Io col Bologna l'ho visto anche da quel punto di vista con una bella gamba, Non si risparmia. È ovvio che va dosato Luka Modric. È vero che si gioca una volta alla settimana, ma va dosato. Io poi, questo è il mio gusto personale, cioè non me ne vogliate, non sto dicendo che poi mi dite chiedi scusa. Io non impazzisco né per Loftus-Cheek né per Fofana. Di base, gusto mio, Certo. Poi ci saranno modi per capire come entrerà e dove entrerà Arno Iashari. Però per me, per come è entrato Ricci col Bologna, io una chance gliela darei. Anche perché con l'Udinese, se la metti sul lato fisico, non so se vinci. Se ci metti un po' di tecnica, forse la porti a casa. Guarda, ti direi di sì, nel senso devi ovviamente pareggiare un certo livello di fisicità, Sì. non puoi andare sotto. Però pensare farla- di no, andare sopra... far la battaglia a chi tira il pugno più forte con l'Udinese, preferirei giocarmela con altre carte, quindi magari Ricci, magari Nkunku, magari Pulisic, tanto tra Rabiot, De Winter o Pavlovic, Gabbia, eccetera, più o meno la sistemi. Per me non rinuncia a entrambi, ne lascia giù al massimo uno solo, la Loftus-Cheek e Fofana. Magari cambia che lascia fuori una mezza punta, quello che volete. Per me con l'Udinese non lo fa, anche perché tanto se proprio vuol fare aggiungere un po' di minutaggio a qualcuno, 3 giorni dopo c'è la Coppa Italia. E su Gimenez, io ragazzi, cioè dobbiamo deciderci cosa fare. Allora, siccome è una settimana che io sento che Gimenez va difeso, va aiutato, va difeso, va aiutato, va difeso, va aiutato, non va criticato, anche se ha sbagliato tanto in Milan-Bologna. A me può anche star bene, però allora non lo bocciamo subito. Cioè, parte titolare. Perché se dopo Milan-Bologna me lo metti già in panchina, Però Bea, delle difese dei tifosi se ne fa fino a una certa. Le difese le deve fare Allegri. guarda, per me Allegri ha un pregio.
tra le altre cose. La prossima partita la voglio vincere. Punto. Non mi interessa se uno sta bene, se uno lo devo recuperare, se un altro gli devo fare una coccola o gli devo dire una bastonata. No, certo. Ma io posso dirvi una cosa, io tutto questo buonismo per Gimenez non lo comprendo, semplicemente perché nessuno è stato difeso così negli ultimi anni. Risultati... Per me non è così tanto difeso. Ma È semplicemente insomma. non attaccato. Però quanti giocatori sono stati attaccati per molto meno? Io non sto dicendo che per me, io l'ho sempre detto, dopo mezza stagione come quella dell'anno scorso, un'altra chance per me gliene va data. Però se fa una partita da 5 con il Milan-Bologna, va detto. Detto ciò, ha giocato 3 partite, quindi vediamo. Però, come dici tu, Allegri se vuole vincere saprà lui quello che... Anche perché su Nkunku vediamo, perché Allegri venerdì scorso aveva detto che Mezz'oretta. aveva mezz'ora. Vediamo se domani in conferenza stampa. No, non ci saremo nel mentre. Tanto cosa andiamo a fare? Presenza. Nel mentre ringrazio Marco Speranza che ci ha donato 5 euro. Ciao ragazzi. Giravoce chiede al quarto piano di casa mia qualcuno ha telefonato all'ONU, ma è una battuta, pensavo fosse una cosa seria, ha telefonato all'ONU per risolvere il problema della fame nel mondo. Bisogna anche vedere se è vero, chissà se l'ONU conferma la telefonata oppure no. Sergio Bertocci ha regalato un abbonamento, grazie Sergio per il regalo, l'ha vinto Andrio, ho visto prima. Ah, bel nome. Nome incredibile. Vediamo, eccolo qui. Andri Cirstea. Andri, hai vinto l'abbonamento regalato da Sergio. Quindi grazie Sergio per il tuo abbonamento. Devo ringraziare gli ultimi che sono Space Cadet. Bea, preparati. Sì, sono già andata a Abbonato vedere. da 7 mesi perché ti scrive il tuo oroscopo. Vuole l'oroscopo. Cioè, non vuole l'oroscopo, vuole la mia descrizione del segno zodiacale che ha. Beh, però è il tuo oroscopo. È l'oroscopo di Paolo Fox e l'oroscopo di Beatrice Sarti. Vuole il tuo. Oroscopo di Bea, infatti, dice. Va bene. Ce l'hai? No, ma il mio oroscopo è la descrizione. Sì, ce l'ho. Vai. Ma allora, Space Cadet, segno zodiacale Vergine, da uomo pesante, un po' perfettino. Un po' precisino, un po' pignolo. Però devo dire una persona buona, generosa, disponibile, un po' testardo, però direi che tratto distintivo pignolo. Vediamo se... Giovanni in pratica. Un po' pignolo. Ringrazio anche Carlo Todori che ci ha donato altri 11,99 €. Grazie Carlo. Incontrare l'Udinese in questo periodo è sempre durissima, confermo. Poi magari finisce 3-0 Ma infatti. ci abbracciamo. Però insomma 2 franchi svizzeri di Giuseppe invece per scriverci un gran Milan. Gimenez non sta neanche in squadra. Ragazzi, sto discorso vale per... Se devo dire chi sta in squadra in un gran Milan negli ultimi 2 anni, non so se arrivo a finire le 2 mani. In un grande Milan, di quelli che ci sono in campo in questo momento, in un grande Milan. Non un Milan che magari vince lo scudetto o fa un secondo posto. In un grande Milan, per me, in quelli in grafica, 1. Ah no, in grafica no. Modric. Poi, negli anni scudettati o negli anni dove hai fatto bene, eccetera, ok. Ma negli anni centrali di Ancelotti, ragazzi, di Leao Capello, e di Sacchi. Pulisic per me non ci stanno. Ma no, dai. Con tutto il bene, con tutto quello che hanno fatto di tanto per noi in questi anni nel grande Milan, dove i giocatori forti non sbagliavano una grande partita mai, non sparivano quasi mai. Per me né Leao né Pulisic. Ah no, ma scusate, Grande Milan vuol dire il Milan che ogni 2 anni va in finale di ma, Champions. scusate, ma con Kakà, Seedorf e Inzaghi, Pulisic dove sta? Seduto. Proprio Leao sta seduto. Leao sta seduto. Negli anni, per non parlare degli altri anni, dove... No, nella rosa magari nella rosa sì, però... sì. Io parlo di primi 11, ovviamente. La rosa sì, ci mancherebbe.
Come dice Francesco, Sì, stava sì. seduto Rui Costa. Nella rosa ci sta, ha voglia. Ce ne stanno anche 6 o 7 di quelli che ci sono in squadra in questo momento. Chi può prendere il posto scalzando qualcuno, per me è solo Modric. Va bene. A proposito di rosa, grafica numero 11, Morgan. La difesa. Perché, insomma, li vediamo in grafica in questo momento. Sono De Winter, Gabi e Tomori i nostri possibili titolari, da aggiungere soltanto Pavlovic e Odogu. Sì. Quindi, siccome sembra proprio che stiamo virando a questa difesa a 3 punto, che poi ogni tanto sì, si traveste a 4, eccetera, ma se i 3 dietro si mettono a 4, a destra comunque c'è un centrale, siamo un po' cortini. E al primo in mezzo infortunio c'è quello di Pavlovic, 3 giocano, uno sta fuori. Anche una squalifica. No, per quello La ti dico, squalifica dura una giornata, vabbè. se inizi a pescare tra 2 settimane, 3 settimane, oppure in inverno, quando uno sta fuori, niente di niente, 2 settimane, e contestualmente c'è una munizione, hai 3 centrali, più a Tekame da adattato, se vuoi giocare a 4, a 3, eccetera. E bisogna un po' incrociare Sì. le dita e arrivare a gennaio. Sì, è un po' corta, nel senso che, come hai detto tu giustamente, appena c'è un piccolo imprevisto siamo corti, però siamo corti non solo dal punto di vista numerico, perché di fatto ad oggi Atekame e Odogu li vedi come dei giocatori che forse vedrai. Cioè non hai dei titolari pronti, a differenza di De Winter, che comunque abbiamo visto contro il Bologna, è entrato bene e sembra comunque un giocatore pronto. Poi lo vedremo meglio, perché comunque l'abbiamo visto veramente poco. Però sei corto anche per quello. Cioè, se domani ci fosse Milan-Inter e hai un infortunio, una squalifica, fai giocare Odogu? No. Cioè, è anche questo il punto. Cioè, non è che sei solamente corto di numeri, sei corto anche per scelte che hai fatto. Cioè, sei tu che hai tu Milan, dirigenza, che hai scelto di puntare su Atekame e Odogu, che comunque occupano 2 slot. E quindi numericamente dici, ci sei. Però a livello di campo non ci sei. Allora, il problema nostro è che in realtà il calendario ci ha riservato che fino alla giornata 13-14, che siamo all'incirca verso la fine dell'anno solare, cioè prima che inizi il mercato, affrontiamo tutte le big. Quindi magari fare esperimenti in difesa ogni tanto dando il minutaggio a uno o all'altro. C'è la Coppa Italia che ti aiuta martedì. Fine. Sì, però Cioè, comunque... non ci sono grandissime partite. Sì, però non è che è una sgambata in compagnia la Coppa Italia. Cioè. No, certo. Ringraziamo Andre Latt per il 4º mese Grazie. qui con noi. A gennaio bisogna portare a casa Norton Eccolo Caffey. lì, subito, le mode. Buonissimo giocatore, però ragazzi. Questi sono i pensieri traviati dal fantacalcio, io lo so. Perché non è normale che dopo la partita di... Quando ho giocato lunedì, giusto? Lunedì avrò sentito 10 persone che mi hanno detto di Norton Caffey. Per carità, buonissimo giocatore, Però sappiamo come va poi in Serie A, no? Queste cose. Marcos Evangelista de Norton Caffey. No, beh, è un buon giocatore. Fanta nettamente. vibes, vedi? Bravo Francesco. Poi per carità, ripeto. Andiamo avanti. A proposito di difesa corta, ne arrivano 2 sabato molto interessanti. Grafica numero 12. E ti stupirò, Bea. Uno è interessante, l'altro è già un pochino più certezza. Ma se proprio vogliamo rischiare la giocata... Perché l'altro per me non è una giocata, è una spesa. È diverso. Per questo dico Adesso le parleremo. mode, perché... Thomas Christensen, difensore danese, classe 2002, Udinese. Stavo vedendo stamattina, ma perché non lo chiama la Danimarca? Che lo lascia in Under 21? Così, mi sono fatto questa domanda. Vabbè. Questa stagione 4 presenze, un gol, la precedente 24 presenze e la precedente ancora 34. È cresciuto tanto questo ragazzo, non d'altezza perché sennò buca le pareti tra un po', è già 1,98. Quindi bel difensore. In mezzo ai 3
o al massimo da braccetto di Ti destra. piace? Buon giocatore, sì. Buon Giovane. giocatore. Per essere così tanto alto ha una discreta mobilità. Non ha la mobilità di uno che è alto 1,75. Però per avere 1,98 ha un discreto piede e una discreta mobilità. Stavo guardando, l'Udinese lo comprò per 5 milioni. Faccio il sondaggio? Faccio il sondaggio. Perché oltre a lui, in difesa, all'Udinese, Morgan, mettimi anche la prossima, c'è Solé. È lì già. C'è Solé, sì, è destro, Fede. E quindi vi chiederei a questo punto chi preferite. Ma tanto ipervincerà Solé, penso. Sì, è anche più in questo momento forse ti dà qualche certezza in più, però mi sembra anche lui un buonissimo giocatore, come hai detto tu, nonostante alto, comunque ha una buona agilità, una buona mobilità, e io credo che l'investimento sul difensore andrà fatto. E io, con tutto il rispetto per Thomas Christensen, però a me piacerebbe vedere un difensore di livello alto. Alto. Cioè, non è male. Non sto dicendo che è Atekame o che è Odogu. Attenzione. Però serve un difensore che alzi il livello in maniera pesante. A meno che in questi mesi uno dei nostri alzi il proprio. Cioè che vediamo che si prende in mano la difesa e diventa il difensore più forte del tuo reparto, a livello di leadership, a livello di tecnica. Altrimenti tu hai bisogno di un difensore forte che alzi il livello, cioè di alzare il livello. Cioè in questo momento è il livello così tendente al basso. No, la domanda è ovvio. Stai andando a prendere un giocatore da una squadra di media fascia. Ma sono i Buongiorno, i Bremer del Torino che poi fanno e vanno su? Perché se li vuoi prendere li prendi adesso. Però Buongiorno ha fatto... Perché Buongiorno dal Napoli non lo prendi più. No, però Bremer dalla Juve non lo prendi però più. il Napoli quando prende Buongiorno dal Torino, Buongiorno non fa una stagione buona, ne fa di più. Sì, però anche se i ragazzi sono arrivati già alla seconda stagione. Bremer fece di più. Peraltro entrambi sono andati via a una svalangata di soldi. Non sono andati via poco. Però è una questione che se li vuoi andare a prendere li prendi adesso. No, ma questo è assolutamente vero. Assolutamente vero. No, non li prendi più. Poi arriva la squadra di Premier che abbiamo visto, i difensori come gira e rigiro e li pescano qui. Lo so. Come Guarda ha fatto Calafiori. con Leoni, Calafiori e compagnia. Arriva la squadra di Premier anche di media fascia, butta 40 milioni, mio. Però a 30 secondo me devi arrivare, se vuoi un difensore di alto livello. Anche perché guarda che li hai spesi, Li hai spesi di più, Cioè tu hai speso di più, che il Napoli per Buongiorno in questi anni. Se tu fai il conto di tutti quelli arrivati, ma anche la metà, ne hai spesi di più. Io penso che se dovessero fare una buona stagione all'Udinese, non ti dico che anche loro salgono a quel prezzo, però non te lo porti via a 10, Sole, per rispondere a qualcuno che me lo chiedeva in chat, non mi ricordo chi, mi scuso, ma è destro. In realtà è ambidestro, però è più destro, ma gioca a sinistra. No, peraltro ha fatto proprio di destro un grande gol qui a San Siro. Quindi lui è un braccetto di sinistra, piede destro. L'altro gioca centrale / braccetto di destra, però più centrale. In realtà siamo carenti sia di qua che di là. Dove forse abbiamo qualcosa in più è proprio il braccetto di destra. Lo Sparviero ci ricorda giustamente che Tomori era costato 28. Ma è questo che vi dico. Cioè per me non ne scampi da lì. Se Christensen dovesse fare una buonissima stagione anche quest'anno, non te lo danno a 18 milioni per me. No, quello no. Guarda, rispondo a qualche altra domanda in chat e poi torniamo pure in studio, Morgan, grazie mille. Tra i due preferisco Solé, ci scrive Jacopo. Jacopo! Sì. Com'è? Che ci dice per campinare... Solé è fortissimo, ma non serve più Christensen per panchinare Gabbia. Beh, noi Perché abbiamo bisogno lui di ha un già centrale. panchinato Pavlovic. Probabilmente per me, per dire così. Rispondo anche a Giovanni, perché non aspettiamo prima come sono i nostri presi?
Perché te la riassumo in una frase che non vuole essere polemica. Perché siamo il Milan. Noi non possiamo aspettare. Aspetta la Fiorentina al massimo, aspetta il Torino, aspetta qualcun altro. I nostri giocano subito, perché non possiamo essere noi l'Udinese di turno che fa crescere a Tecame. Noi nel caso, sì, lo prendiamo magari la Tecame di turno, ma prima a fare il titolare ci deve essere qualcuno già di poco consistente. Se già il titolare non mi è consistente, allora lì è il problema. Noi dobbiamo avere almeno, perché siccome non saremo più quella squadra che aveva 2 squadre di titolari, ma almeno i titolari non li devo più aspettare, devono essere iper pronti. Poi gli altri posso anche infatti buttare dentro qualcuno lo che dogo di aspetta. turno, se hai una difesa di livello, può arrivare. Cioè la scommessa la puoi fare. Il problema è farla quando ne hai già fatte altre. Siamo arrivati in chiusura, ragazzi. Ma prima di andare noi in dobbiamo chiusura, tornare a scuola. dobbiamo tornare a scuola e mi devi aiutare nel riempire il mio astuccio che ho comprato già. Anche se non vado a scuola, perché sono amante della cancelleria, quindi ho comprato lo stesso l'astuccio. Non vai a scuola, ma c'è sempre tempo per imparare, Bea. E quindi ti consiglio di prendere anche tu, per segnarti tutto quello che devi segnare, il kit scuola di Europublishing che vedete nella mia mano per euro 7,90, se non ricordo male. Pochissimo, super conveniente. Da amante della cancelleria puoi ben dirlo, visto che conosci i prezzi a menadito. Con quello che è il kit, 2 matite, gomma, temperino, taccuino, righello, 2 penne più 1, 2, 3, 4, 5, 6 penne, penne colorate, buonanotte. Matite colorate per far vostro, per esempio, prendo il taccuino, per segnarvi ad esempio i gol di Udinese Milan. Segnarvi le partite, quando andrete a San Siro, quando dovete tenervi Sembra liberi. quasi una roba da giornalismo d'antan, guarda. Bei tempi. Matita e taccuino, per segnarvi un po' ciò che è la stagione del Milan. Lo trovate su europublishing.it, su Amazon, nei migliori supermercati, nelle edicole, nei negozi di cancelleria. Basta, ho finito, sennò altrimenti tra un po' devo dire che lo trovate pure dal fruttivendolo, e invece no, lì no, ma tutto il resto dei negozi sì. Il kit di Europublishing a 7,90 €, il kit nel caso con il link ve l'ha messo Morgan in chat. Morgan che invita a mettere la sigla. Bea, grazie. Grazie a voi, a domani. Morgan, ciao, ci vediamo domani. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Europublishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan firmato Europublishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Europublishing torna a scuola davvero fuori classe.